Il gobbo di Notre Dame. C'era una volta, tanto tempo fa, in una grande città di nome Parigi, una chiesa altissima e bellissima che si chiamava Notre Dame. In cima a questa chiesa, tra le tante statue, viveva un ragazzo dal cuore d'oro di nome Quasimodo. Quasimodo era un po' diverso dagli altri. Aveva una gobba e un viso un po' speciale, ma i suoi occhi brillavano di gentilezza. Il suo tutore era il severo giudice Frollo, che gli aveva sempre detto di rimanere nascosto nella torre perché il mondo era crudele. Quasimodo non era solo, però. I suoi migliori amici erano 3 simpaticissime gargoyle di pietra che per magia prendevano vita e chiacchieravano con lui. C'erano Victor, Hugo e la dolce Laverne. Loro incoraggiavano sempre Quasimodo a scendere e vedere il mondo. Un giorno speciale a Parigi c'era una grande festa, la festa dei folli. Quasimodo, stanco di stare sempre solo, decise di disobbedire a Frollo e scese in piazza. Che meraviglia! C'erano musicisti, ballerini e tanta gente allegra. Durante la festa conobbe una bellissima ballerina zingara di nome Esmeralda. Era agile e danzava come una farfalla. La gente, però, non fu gentile con Quasimodo per il suo aspetto. Lo presero in giro e gli lanciarono della frutta. Esmeralda, vedendo la sua tristezza, fu l'unica a difenderlo con coraggio. Frollo, che era sempre arrabbiato con gli zingari, cercò di catturare Esmeralda, ma lei era troppo furba. Scappò e senza volerlo si rifugiò proprio dentro Notre Dame. Quasimodo, che l'aveva vista, la aiutò a nascondersi. «Grazie, Quasimodo», disse Esmeralda con un sorriso, «sei un vero amico». Quando Frollo scoprì che Esmeralda era dentro la chiesa, fu furioso. Mandò le sue guardie a cercarla. Ma Quasimodo e Esmeralda erano diventati amici. Quasimodo le mostrò tutti i segreti della torre e le fece vedere la città dall'alto. Era un posto così alto che sembrava di toccare le nuvole. Nel frattempo arrivò anche un valoroso capitano delle guardie di nome Febo. Febo era buono e non voleva che Frollo facesse del male a Esmeralda. Insieme a Quasimodo e ai gargoyle decisero di aiutare Esmeralda a scappare. Febo si innamorò di Esmeralda e lei ricambiò il suo amore. Frollo era sempre più cattivo. Voleva bruciare tutta Parigi e catturare tutti gli zingari. Quasimodo, Febo ed Esmeralda, con l'aiuto di tutti gli abitanti di Parigi, unirono le forze per fermarlo. Ci fu una grande battaglia in cima a Notre Dame. Quasimodo, nonostante la sua gobba, era fortissimo e coraggioso. Frollo, nella sua malvagità, cadde dalla torre di Notre Dame e la magia del male sparì. Finalmente la pace tornò a Parigi. Quasimodo, per la prima volta, scese dalla torre
e fu accolto da tutti come un eroe. La gente non lo prese più in giro, ma lo abbracciò. Esmeralda e Febo si sposarono e vissero felici. Quasimodo rimase il guardiano di Notre Dame, ma ora non era più solo. Aveva trovato tanti amici e aveva scoperto che la vera bellezza è nel cuore. E ogni sera, quando il sole tramontava su Parigi, Quasimodo suonava le campane di Notre Dame, felice e amato da tutti.